Ciao a tutti, io sono Shotitensi e benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi vorrei parlarvi di un libro fotografico piuttosto particolare che è nella mia collezione. Venezia FC 2020-2021 con fotografie di Ethan White. Ho scoperto questo libro seguendo l'avventura del Venezia in Serie A nella stagione 2021-2022 e seguendo il loro Instagram ho scoperto che oltre al merch e alle divise di gara che vendevano, avevano anche un libro fotografico e ho pensato wow, fammi vedere un pochino di più e scopro che le fotografie incluse in questo libro sono tutte quante scattate a pellicola. Pazzesco! Si tratta di un libro double face, che poi non so se è la pronuncia corretta o se è solamente la storpiatura italiana di questo termine, che da una parte, nella parte in nero, racconta della storica promozione in Serie A dopo un'assenza di quasi 2 decadi e la parte bianca invece racconta fotograficamente Venezia. Questo libro è un tassello della strategia di rebranding del Venezia FC operata dal presidente Duncan Niederauer. Spero di non aver distrutto troppo il nome di questo signore. Proprio nella parte sportiva iniziale c'è una prefazione di suo pugno in cui dice che per quanto lui amasse Venezia non poteva lasciare che la squadra di calcio della città fosse assente dalla Serie A per quasi 2 decenni, appunto. Si è adoperato assieme al resto della dirigenza ripristinandone sia la fiducia nei propri mezzi sia cercando di operare sul lato sportivo. Ovviamente il Venezia negli ultimi anni non è che andasse proprio benissimo a livello di classifica in Serie B. Il fatto di inserire un libro di fotografia analogica che documentasse la scalata del Venezia è una cosa molto particolare per quanto mi riguarda, non l'ho mai vista fare. Il fotografo che ha generato questi scatti è Ethan White, che è un ex calciatore professionista americano, giocava appunto in Major League Soccer, MLS, che è il campionato di calcio statunitense, e dopo essersi ritirato ha deciso di diventare un fotografo a tempo pieno. Al momento è fotografo dell'Athletic Creators Club, programma di content creators dell'Atletico Madrid. Tutto il libro è impaginato seguendo i colori societari del Venezia, arancia, nero, verde, con l'unica eccezione della seconda metà del libro che è invece impaginata in bianco, ma che al suo interno ha sempre comunque l'arancio e il verde. Ethan White è riuscito a catturare sia dettagli molto interessanti con le sue fotografie, come appunto la sovrapposizione degli stemmi in questa fotografia di Venezia e Chievo Verona per quello che si preannunciava essere un derby regionale veramente caldo, così come alcuni dettagli dei calciatori che sono incredibili secondo me, alcuni momenti all'interno del campo di allenamento e in partita. Dei momenti di rottura della quarta parete sono quelle che ho preferito, perché è sempre molto bello avere un insight di questo livello all'interno di un club di calcio. In particolare però la fotografia che più mi ha colpito è stata questa qui, che è un magistrale utilizzo del mosso artistico per raccontare un gol appena segnato dal Venezia. Ed è incredibile. Mi trasmette tutto quello che deve succedere nella testa di un calciatore dopo aver segnato un gol magari molto importante. Mi sono poi domandato che tipo di stock di pellicola avesse utilizzato Ethan White in questo viaggio. Sebbene non abbia dati certi al riguardo, sono abbastanza sicuro che si tratti per la maggioranza delle volte della Kodak Portra 400, perché è probabilmente la miglior pellicola a colore che si può utilizzare. Però l'impressione è che abbia anche utilizzato una Cinestill 800T, un po' perché chiaramente le partite in trasferta serale avevano bisogno di ISO più alti per avere maggiore quantità di sensibilità alla luce, e appunto lo stop ulteriore della Cinestill 800T garantisce una maggiore flessibilità per scatti in notturna, ma anche perché in alcune foto fatte allo stadio si vede un contorno rosato o rosso attorno alle luci dello stadio stesso. Ecco, questo è il marchio di fabbrica della Cinestill 800T. Praticamente tutte quante le luci fotografate con questa pellicola hanno una sorta di alone rosato che appunto certifica l'assenza dello strato di ramjet, che era uno strato applicato su tutte le pellicole cinematografiche, perché la Cinestill 800T è una pellicola ex cinematografica a cui è stato tolto il ramjet al fine di garantire uno sviluppo molto più semplice. È peculiare peraltro, parlando di stadi, non vedere quasi mai il tifo. Chiaramente, essendo un libro che è stato scattato nel 2020-2021, il periodo era ancora pienamente pandemico e quindi diciamo le restrizioni ai tifosi erano tutte in vigore, quindi anche nei momenti dei saluti dei giocatori all'inizio della partita si era completamente distanziati, non c'era una persona sugli spalti, ma alla fine della parte sportiva c'è un appendice nella quale Ethan White si dedica al tifo. Ha scattato la tifoseria in festa dopo la promozione in Serie A verso la fine della primavera e l'inizio dell'estate, che è più o meno quando il campionato di Serie B si conclude. Le restrizioni diminuivano perché il caldo abbassava il rischio di contagio da Covid, e c'è tutta una serie di pagine dedicate al tifo che a me piace tantissimo, perché nonostante io sia un tifoso, tifi il calcio, lo guardi con passione, non ho quella garra, quel qualcosa in più che hanno invece tifosi di tifoserie come la Roma, la Lazio, come in generale tutti i gruppi di ultra hanno, e mi affascina moltissimo vedere l'aspetto quasi religioso
della fede calcistica immortalato a pellicola. Trovo che questa scelta sia stata veramente molto intelligente e utile a dare una fotografia completa appunto di tutto quanto il percorso del Venezia nell'anno 2020-2021. E c'è poco da fare, scattare lo sport a pellicola per quanto mi riguarda ha un fascino che il digitale non può restituirmi. Penso alle grandi fotografie epocali, non solo del calcio ma anche di altri sport come ad esempio la Formula 1 di cui io vado pazzo. Una fotografia storica di un evento sportivo importante o anche semplicemente una fotografia storica a pellicola mi restituisce un'emozione superiore a quella che una fotografia in digitale, magari di un evento altrettanto importante, mi dà. Girando il libro all'ingiù, al contrario come ho messo io, si apre la porta sulla parte più documentaristica degli scatti realizzati a Venezia da parte di Ethan White e c'è una prefazione scritta da lui nella quale dice che appunto non si è mai voluto documentare su Venezia quando ha ottenuto la Artist Residency proprio perché voleva venire travolto e così è stato. Infatti parla di questa esperienza come di una roba assurda e dicotomica perché passare dalla città che non dorme mai, New York, alla Serenissima è una roba e diciamo che per un tratto gli ha anche restituito un sentore di normalità in un periodo pandemico. Chiaramente lui è arrivato a settembre, quindi verso la fine dell'estate, e però poi con l'andare avanti del tempo e l'arrivo dell'autunno chiaramente queste restrizioni si sono molto inasprite e quindi lui parla di questa esperienza dicotomica anche in questo senso. All'inizio ha avuto la possibilità di fotografare momenti di collettività che magari si erano un po' persi dopo tanti mesi in isolamento e poi piano piano la città si è svuotata, il che vuol dire che lui ha avuto Venezia vuota a sua disposizione e non voglio dire che botta di culo perché si tratta di pandemia, però ragazzi miei che roba. E infatti le fotografie che scatta Ethan White sono incredibili, a partire dalla prima che sarà cliché però è veramente una delle fotografie più belle che abbia visto di Venezia per i colori, per l'architettura, per lo stile. Mi rendo conto di quanto possa essere stato significativo per uno straniero vedere quanto Venezia fosse diversa da quello a cui era abituato. Tutte le calle, tutti i ponti, gli parlavano in modi sicuramente diversi di quanto possa fare New York, a cui magari era anche più abituato. Tutto quanto il racconto quindi è incentrato sul documentare la bellezza di Venezia ai suoi occhi, per quei 9 mesi in cui lui è rimasto lì. E aggiungere queste fotografie di vie di Venezia, delle calle, dei ponti, del traghetto che porta a Burano, i momenti di vita, le gondole, le imbarcazioni, tutte queste cose qui contribuiscono a incasellarsi perfettamente in una narrazione nella quale si vuole sì magnificare l'aspetto calcistico con una descrizione della città, fornendo un passaporto globale di quello che è appunto Venezia. E ottimo lavoro. Io vi raccomanderei di prendere questo libro, ma purtroppo è esaurito. Io vi giuro che non faccio apposta a fare recensioni ai libri che non sono più disponibili, però purtroppo sul sito del Venezia non è più acquistabile. Credo si possa trovare spulciando un pochino online di seconda mano, magari su eBay, e se trovate una copia compratelo, me ne vale veramente la pena ed è un racconto fotografico di gran livello di un aspetto bello come il calcio poi per noi italiani, capirai? Vorrei infine concludere dicendo che la scelta del fotografo è azzeccatissima e che mi fa piacerissimo che un giovane fotografo di talento sia stato assunto per fare una cosa veramente fuori dagli schemi in una strategia di rebranding commerciale. Veramente ottimo lavoro e complimenti a Ethan White per le foto. Siamo giunti alla fine di questo video, io vi ringrazio come al solito per averlo visto. Lasciatemi un commento con le vostre impressioni su questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare la campanella in modo tale da rimanere aggiornati in tempo reale sui video che carico su questo canale. Vi aspetto al prossimo video, un saluto da Lorenzo.